Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la prima metà di giugno. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del cancro. Si parla di un periodo di stabilità, potrebbe essere un periodo riferito al lavoro o a un qualche tipo di, diciamo anche questione pratica, finanziaria. Di solito è una carta che parla di prosperità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre per il 2024 e anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generali, ragazzi, quindi possono riguardare la famiglia, il lavoro, l'amore. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e voi cercate di integrarlo alla vostra realtà. Io comunque poi vi darò come degli esempi per aiutarvi. Partiamo da una regina di bastoni, 8 di pentacoli, diavolo, fante di denari, asso di coppe, regina di spade e re di bastoni. Che interessante, si inizia con la regina di bastoni e si finisce con il re di bastoni. Allora, qui ci potrebbero essere vari modi di leggere le carte, devo dire. Dunque, la prima lettura che mi è arrivata è per quello che riguarda un ruolo. Potrebbe essere un ruolo di potere, se per esempio riguardasse una situazione di lavoro per voi. E ho come la sensazione che vogliate un ruolo più alto o più potere decisionale, più, come vi posso dire, più capacità di comando, più capacità di gestione, cose per lo stile. Però è come se vi mancasse qualche tipo di formazione per riuscire a raggiungere quel ruolo, quel livello, quell'obiettivo. Andiamo a vedere carta per carta. L'altro tipo di lettura potrebbe essere per una questione di tipo romantico-lavorativa, quindi mischiare un po' le due cose. Allora, andiamo a vedere questa regina di bastoni. È volata una carta, la recupero. 6 di pentacoli, cavaliere di pentacoli. Allora, qui ci potrebbe anche essere una questione economica in mezzo. Come la sensazione che magari vi prendiate delle responsabilità inerenti a un determinato tipo di ruolo, ma che queste responsabilità non vengano remunerate come si deve. Sono proprio ruoli di comando, di gestione, in alto, ai vertici. E se per caso non fosse una situazione lavorativa, questo vertice potrebbe rappresentare o un nonno o un padre o comunque un qualcuno che ha questo forte potere tra le mani decisionale. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli.
pentacoli. 3 di pentacoli. Potrebbe essere anche inerente a una collaborazione, qualche tipo di responsabilità da doversi prendere, magari qualche questione legata dai fratelli. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 6 di bastoni. Ragazzi, questa è una lettura generica, come vi ho detto, può applicare, insomma, cercherò di darvi diversi esempi per aiutarvi a integrarlo nella vostra realtà, ma nello specifico le letture sul lavoro, sull'amore, sui single usciranno più avanti, se riesco anche quella dell'economia. Andiamo a vedere il diavolo. Io sento tanto delle lotte di potere, qua comunque. Per il lavoro, per un ruolo, per prendersi dei meriti, per fare a modo mio, perché io ho più esperienza di te e quindi so come si fa. Però ho anche la sensazione che qui sia tanto un lavoro di squadra, mi viene da dire. Un'altra versione potrebbe anche essere che effettivamente c'è questo ruolo a cui voi aspirate o che state già rivestendo, che non è effettivamente riconosciuto come voi vorreste. Magari per qualcuno potrebbe anche ehm, essere decente lo stipendio, ma potreste guadagnare di più. Per altri non è una questione monetaria, è una questione di apprezzamento, di gratitudine, anche di amor proprio, di stima. E qui c'è qualche cosa che non vi convince inerente a queste collaborazioni, questa quotidianità. Vi dico, quando c'è la carta del diavolo, in questo caso non la sento poi così tanto negativa, eh. È come se si volesse un maggior controllo della situazione, tenere più sott'occhio, monitorare, diciamo, un po' meglio la situazione. Però andiamo a vedere anche questo fante di pentacoli. Appeso. C'è un qualche percorso di studi, un qualche tipo di aggiornamento, qualche tipo di vedendo l'appeso e la luna potrebbero anche essere dei corsi che avete già iniziato e che dovete finire, perché qui è come se mancasse una visione completa, perché avete sia la luna che parla di proiezioni e del vedere un solo lato della medaglia, ma anche avete l'appeso che invece è la carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Ma è come se doveste prendervi il tempo di studiare la cosa, di analizzare, che è un po' poi anche quello che vi consiglia la Regina di Spade. Però andiamo adesso a vedere questo asso di coppa a cosa fa riferimento. Mm, mm. Asso di coppe e amanti. Allora, se fosse, come vi dicevo, questo ruolo, io sento che nella seconda settimana di giugno sia come un nuovo inizio, un'apertura del cuore nei confronti magari del gruppo, nei confronti magari di un'altra persona nello specifico. Ed è come raggiungere un po' l'equilibrio con questa carta degli amanti. Se per voi fosse quella storia di romantico lavoro, com'è che l'ho detta prima, non mi ricordo più, comunque dove si intrecciano le relazioni romantiche e il lavoro, anche qui sento che è un po' come se avesse bisogno di essere riconosciuti un po' di più, potrebbero esserci questo diavolo potrebbe essere visto come un mi devo controllare davanti agli altri perché ho paura dei pettegolezzi, perché ho paura che ci possano essere ripercussioni, soprattutto, ripeto, se è una relazione all'interno dell'ambiente lavorativo. Vi dico che a un certo punto sboccia qualcosa, eh. Andiamo a vedere la regina di spade. Tre di bastoni e carro. È come se fosse una sorta di determinazione, di metto un punto fisso, io un passo l'ho già fatto, ci ho già messo del mio, ho già dato del mio, adesso, tipo,
tocca a voi, tocca a te, tocca all'altro, tocca alla vita. Perché qui avete, che interessante, una carta che mi dice che appunto avete già fatto un passo, mentre qui poi abbiamo il carro al contrario che è un po' come se mi dicesse ok, adesso non cambio più idea, resto così, resto come la regina di spade, quello che mi serve tengo, quello che non mi serve via, non serve, non mi porto pesi morti dietro, fondamentalmente. E qui ci potrebbe essere qualche collega di lavoro, eh. Andiamo a vedere un re di bastoni, che non è il collega di lavoro con il quale c'è il flirt o la quale c'è il flirt. Sette di bastoni e regina di bastoni. Allora, devo dire che sento tanto fuoco. Ehm, questo ruolo sento che ormai è vostro, che verrà riconosciuto. Credo che dovrete faticare un attimino per il riconoscimento economico, però tanto per cominciare vi daranno quello che è il riconoscimento emotivo, magari quella targhetta di riconoscimento con su scritto, non lo so, supervisore o cose di questo genere. Però diciamo che agli occhi degli altri o dell'altra persona c'è come questo riconoscimento, c'è questa anche apertura del cuore verso, ah ok, allora adesso hanno capito di che passo sono fatto, sono fatta, hanno capito che cosa posso dare, hanno capito che lavoro duro, che mi merito questo tipo di riconoscimento, questo tipo di affetto, questo tipo di inizio, questo tipo anche di fiducia. Sento un pochettino. E qui ragazzi vedo come il compimento, il raggiungimento del risultato. Si tratta un po', diciamo, il segreto qua, con queste due figure, è quello di fare dei piani e poi gestirli, giostrarli in modo che vi diano un vantaggio. E qui si tratta anche, per qualcuno, di come parlare alle persone, di come vendervi o di come vendere magari un prodotto. Potrebbe esservi molto utile un corso di marketing, per esempio. Magari è proprio quello che vi manca, il come parlare, come proporre il vostro prodotto, come convincere le persone, come creare fidelizzazione con il cliente. Strategie di vendita potrebbero essere. Io vedo un bellissimo inizio. Ripeto, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere un nuovo inizio romantico, potrebbe essere una nuova idea, un nuovo modo di aprire il cuore e porsi nei confronti magari del gruppo che avete prima oppure dell'altra persona. È un po' come dire, ok, io sono qui, sono aperto nei tuoi confronti, però ho queste regole. Cerchiamo di gestirci al meglio in modo che entrambe, qui abbiamo Re e Regina di Bastoni, in modo che entrambe riusciamo a trarne un vantaggio. Mi sembra una lettura molto saggia, devo dire, e questo imperatore, se non fa riferimento al ruolo, potrebbe anche essere il punto, cioè una traduzione potrebbe anche essere mettiamo un punto fermo alla situazione o alla relazione. È una carta di forte stabilità e anche ricchezza monetaria, eh. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Da un lato avete moderazione, dall'altro tentazione. Che interessante. E mi viene in mente il diavolo perché è un po' la carta delle tentazioni, no? E qui con la regina di spade, guardate, vi metto la moderazione perché è quella che dà le regole, se si può, se non si può, non si può, punto. Ok, allora di qua abbiamo è come se vi dicessero di trovare una via di mezzo, no? Un po'. Perché di qui abbiamo un chiaro riferimento a quello che potrebbero essere le tentazioni, piuttosto che i vizi, piuttosto che certe abitudini non proprio sane, certi alimenti, ok? E vi dice che dovete un po' riprendere il potere di voi stessi e controllare, diavolo, controllo, le tentazioni, ok? Questa carta invece vi dice che se anche sapete che c'è una cosa che non vi fa proprio bene, qui potrebbe essere, se la tentazione la vediamo come i dolci, potrebbe essere lo zucchero, le cose con lo zucchero bianco,
E qui sapete che quella bignola vi piace proprio tanto e non riuscite a resistere, questa fata vi dice che anche se ne assumete una piccola quantità una volta ogni tanto non succede niente, che si può fare. Quindi secondo me è un po' come se vi dicessero che bisogna trovare l'equilibrio tra questo essere rigidi e dall'altra parte essere flessibili e ci sta, qui. Wow, che interessante. Andiamo a vedere ancora una di queste carte. Un mantra per sviluppare l'amor proprio. È come vedere l'altra faccia della medaglia. Studiate quello che è una regola per voi. Se sapete che mangiare lo zucchero non vi fa bene, ma magari lavorate in un bar e quindi ce l'avete sotto mano tutti i giorni, avete la tentazione, diciamo così, a portata di mano, datevi una regola. Quindi dal lunedì al sabato non lo mangio, la domenica me lo concedo, che non è mi scasso di zuccheri, ok? Perché sennò tutto quello che avete sacrificato nella settimana per pulire il campo energetico, per esempio, se ne va in una domenica, però mi concedo il capriccio, ok? E quando ve lo concedete, vi sedete lì proprio la domenica e dite, oh, questo è proprio per me, la mia coccola zuccherosa, e ve lo godete e allungate il momento del godimento e incamerate un ricordo. Magari farò un video poi su come incamerare un ricordo. Allora, carta numero 35, arrenditi. Oh, scusate se sorrido, ma mi sembra una lettura così tanto divertente, perché comunque è leggera e allegra, c'è tanto movimento, c'è quel riconoscimento che vorrete ed è un po' come, ok, va bene, renditi conto che lo zucchero esiste, a te piace, sai consciamente che non ti fa bene, però sai anche che fai fatica. Allora, da un lato non ti puoi sempre sacrificare e far fatica, e dall'altro lato non puoi cedere perché sai che non ti fa bene, quindi qui dice un po' come tipo lasciatevi andare. Io sono sempre più dell'idea della regola ferrea da A e poi darsi un giorno di riposo da questa regola, perché uno non può sempre stare a dieta, perché dopo un po' svalvola, ci vuole il giorno dove uno si può concedere ehm, l'extra, ok? Perché è giusto anche così, perché uno non può sempre stare nel sacrificio. Va bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se volete sostenere il canale potete comunque iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Le playlist di riferimento sono quelle con le copertine lilla e se volete dare un'occhiata ai titoli dei video e ai temi trattati basta che entriate nelle playlist. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!